Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il Cyborg, uscita numero 48. Ricordo che le uscite previste per il completamento di questo robot Cyborg sono 100. È un'edizione De Agostini, il modello è in scala 1:3, altezza di circa 62 cm e l'abbonamento che ho sottoscritto io prevede anche il completamento della base premium che per questo completamento sono previste 10 uscite. Poi infatti alla fine di questi 4 video dell'ultima consegna ricevuta, quindi quello che va dal numero 48 al numero 51, farò anche il video dell'uscita numero 4 della base premium. Ringrazio prima di tutto tutte le persone iscritte al canale. Grazie ragazzi con tutto il cuore, grazie di contribuire a dar vita al canale. Le persone invece che mi guardano e non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, dico loro questo: ragazzi, l'iscrizione è gratuita, a me serve molto, a voi non costa nulla. Se avete piacere, quindi ripeto, sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli, non soltanto di Cyborg. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Prima di procedere al montaggio di questi 4 numeri, perché ho deciso di fare in un unico video per quanto riguarda almeno queste uscite, visto che non sono difficili da montare, fare un unico video per tutte e 4. Vi volevo far vedere una cosa curiosa, ma anche fastidiosa. Guardate, magari qualcuno di voi se ne sarà anche accorto. Questo pezzo, che adesso vi farò vedere, eccolo qui, che è in metallo. Io ho già avvitato le 4 viti previste per il bloccaggio poi della piastra di plastica sopra. Guardate, e il supporto del giunto lombare inferiore, questo, per capirci, quello che va messo poi qua, così, e lo hanno fatto, come vi ho appena detto, in metallo. Ma guardate questo, che invece purtroppo lo hanno fatto in plastica. È identico, questo è di plastica, questo è in metallo. Allora io dico una cosa alla De Agostini, che sicuramente purtroppo non mi vedrà: perché non li fate tutti in metallo? Questi sono quelli che poi danno la spinta a questa ogiva all'interno poi dei 2 cuscinetti, necessaria a creare il giusto attrito, anche se non ci dobbiamo giocare, per dare anche una stabilità al modello. Se questi sono in metallo, noi possiamo avvitare in sicurezza la nostra piastra sopra, che è questa, senza correre il rischio di spezzare la plastica, come purtroppo è successo anche con Iron Man. Voi continuate a fare questi errori. Sono degli errori, oggettivamente degli errori. Avete fatto questo in metallo, potevate fare anche questo in metallo e anche l'altro che poi troveremo nelle altre uscite. Invece no, hanno fatto quello centrale che va sull'addome in metallo e hanno ritenuto di fare questi in plastica. Secondo me avete sbagliato. Detto questo, procediamo al montaggio del numero 48. Nel video unboxing ho fatto anche un errore. Vi ho detto che avevo ricevuto la prima asta, il pezzo dell'asta di sostegno delle 2 previste per il completamento appunto del supporto verticale. Invece no, l'avevo già ricevuto l'altro. Questo è il secondo pezzo e le 2 spine sono da usare tutte e 2 e una non è il ricambio, ma sono da usare tutte e 2, ma lo vedremo dopo. Bene,
Attenzione anche un'altra cosa, qui vi dicono una serie di viti AM e una serie di viti FM, ma molti di voi troveranno le EM. Non vi preoccupate, hanno sbagliato a scrivere, sono le EM. Comunque il filetto è lo stesso, quindi non vi preoccupate, potrete sicuramente montarlo in tranquillità come ho fatto io. Boh, adesso possiamo iniziare. Io sono andato a prendermi 4 viti AM con un po' di lubrificante, anche se in realtà il metallo è molto dolce e non vi servirebbe, quindi vedete voi, sono andato a crearmi questi 4 filetti. Rimuovo le mie 4 viti. Perfetto. A questo punto prendiamo i 2 cuscinetti, che sono questi. Eccoli qui. Posiziono prima il grande, poi il più piccolo, metto il giunto all'interno, e vado a chiudere. Attenzione però, perché a chiudere, guardate, abbiamo ovviamente i 4 fori perché possa attraversare la vite AM, per potersi poi avvitare qui, ma abbiamo anche, guardate, un altro foro qui e un perno qui, quindi non basta, va bene. Mi devo sempre incespicare io, ragazzi. Basterà semplicemente far corrispondere il perno con il foro, così, e siamo a posto. Ecco. Io sto usando un cacciavite a stella con la punta più sottile. Se vi siete creati il filetto vi basterà girare il cacciavite al contrario, non appena sentirete il click stringerete, o meglio avviterete, sarete certi di aver preso il filetto. Non dovete stringere tutto subito, puntatele, ok? Mi raccomando. Tenetelo sempre così come avete messo i 2 cuscinetti all'interno, altrimenti vi si spostano e poi lavorano male. Sto parlando dei 2 cuscinetti che ho messo, quello grande e quello piccolo. Stavo guardando come va messo il giunto, quindi questo va messo, un attimo che guardo, questo va messo così, ecco, guardate. Con il perno, anche se ruota, però poi magari con le dita vi fate male a farlo girare, con questo perno qui che deve essere dalla parte dove ci sono queste 2 scanalature che poi consentiranno ai perni di entrare, lo vedremo dopo questo. Adesso stringo tutto.
Stringete fino in fondo, non lasciate spazio tra la plastica e il metallo. Deve essere durissimo, non vi preoccupate, perché poi quando ci sarà sopra la parte del torace, l'addome e il peso stesso del cyborg si muoverà bene. Fatto questo, prendiamo adesso questa qui. Però prima di farlo, guardate, vi volevo far rivedere perché iscriversi al canale di Michele, oltre che è una cosa buona e giusta per me. Guardate, siete pronti? Avete visto? Guardate questo perno. Aspettate che lo inquadro, ve lo faccio vedere. Questo perno. Guardate una volta che scende questo come esce il perno fuori, questo qui. Avete visto? Vi ho spiegato come montarlo, andate a vedere il video dedicato e qui siamo a posto. Dobbiamo soltanto andare ad avvitare quello che abbiamo appena montato qua, in questo punto. Io mi sono già avvitato 2 viti EM che ricordo che nelle istruzioni sono contraddistinte con la lettera FM. Mi sono quindi creato i miei 2 filetti. Vado a posizionarmi sopra il pezzo. Come vi ho detto prima, attenzione, perché qui abbiamo 2 fresature mentre di qua è liscio. Vi faccio vedere. Da questa parte è liscio, da quest'altra ci sono delle fresature. Ovviamente i perni devono entrare qua dentro, quindi le fresature contro i perni, così, e avvitiamo. Non deve avere alcun gioco, mi raccomando. Bene, il montaggio a questo punto è terminato, il numero 48. Adesso passiamo al numero 49. Numero 49. Quarta parte del bacino. Abbiamo la rondella dell'anca in zinco presso fuso. Abbiamo il giunto di destra, anche questo in metallo. Molla, dado e vite. 2 serie di viti. CM e UM. E abbiamo il fermadado. Vi ricordo che questo è in plastica, fate attenzione quando andrete ad avvitare le viti UM. Io mi sono già andato a creare il filetto qui. Vi consiglio un cacciavite a croce con la punta più piccola, perché poi
essendo questo in plastica, quando stringete troppo e non vi serve, spezzate la plastica del fermadado, quindi attenzione. Vado subito quindi a rimuovermi le due viti UM, queste. Magari cerco anche di non ripetere sempre quindi, che sarebbe meglio. Posiziono il mio dado. Stavo guardando se era... Sì, di qua abbiamo un po' di svasatura, quindi lo metto così, mi aiuterà meglio quando andrò ad inserire la vite a prendere il filetto correttamente subito. Questo lo mettiamo così. Ecco qua. Perfetto. Fatto questo, dobbiamo lavorare e fare la stessa cosa che abbiamo fatto l'altra volta per la gamba sinistra. Io adesso metterò il grasso tra la ghiera dentata e questa parte qui dentata. Vi ho già spiegato come intervenire e quello che dovete fare per renderlo funzionale in maniera ottimale. Andatevi a vedere il video che ho dedicato proprio per questa uscita, se non sbaglio è il numero 47 il video, così non devo ripetere le stesse cose che ho detto in quel video. Allora, prendo la vite, prima vi faccio notare sempre questi due segmenti che devono entrare qua, mi raccomando. Prendo subito il grasso, così. Questa la inserisco nell'unico modo possibile, però prima se non metto la molla non va bene. Inserisco già la vite, altrimenti la molla mi esce dal foro della vite e poi non attraversa la molla e lavora storta. Mi raccomando, non mettetela dopo la vite. Vi faccio vedere se la mettete dopo. Questa deve passare così, vedete? Ovviamente. Ma se voi la vite la mettete dopo, pensate di averla messa bene la molla, ma non è così, perché la vite vi passa fuori. Vi faccio vedere l'errore. È difficile, ma vi può succedere. Ok. Adesso c'è poco da parlare, ragazzi, dovete solo guardare se avete voglia. E io mi auguro di sì. Potete usare qualsiasi lubrificante, Io ho questo, ma qualsiasi lubrificante, basta che sia grasso, non mettete olio. Perfetto. A questo punto vi basterà metterlo come abbiamo messo questo di fianco, così. Ok. Adesso lo alzo, o meglio lo giro e stringo.
adesso sarà duro. Andatevi a vedere il filmato, non fate la stupidaggine di lasciarlo lento, questo deve essere completamente avvitato fino in battuta, non deve più poter girare la vite. Se è duro, andate a vedere il video e capirete cosa dovete fare. Bene, a questo punto ho fatto questo, devo semplicemente andare a attaccare adesso questa parte qui con due viti CM, queste. Io sono andato già a crearmi il filetto, eccole qui. Non vi serve il lubrificante perché il metallo è dolce ed entrano bene. Ok? Controllo, ma mi è rimasto soltanto da fare quello che vi ho appena detto, quindi vado a rimuovermi le due viti CM. Così. Aspettate che cerco di inquadrare, ma devo semplicemente, guardate, attaccare questo qua con l'altro pezzo e mettere le due viti e ho finito questo montaggio. Questo però è molto importante, questo passaggio, perché se non vi accertate che questa mezzaluna qui tocchi con quella sotto perfettamente bene e in più non vi siete creati i filetti, avvitate le vite storte e poi fate un grosso danno. Fate attenzione. Controllo, va benissimo, devo solo stringere molto forte, ovviamente evitando di rompere la vite all'interno. Può succedere, ma speriamo di no. Mi controllo anche quelle che ho messo l'altra volta, sono perfettamente avvitate, bene. Così. Proviamo la stabilità. Dovete farle queste prove, se già così non è stabile, dovete intervenire, non starà mai su il vostro cyborg, vedete? È perfetto. Perfetto, molto rigido come deve essere. A questo punto è finito anche questo montaggio. Adesso passiamo al numero 50. Eccoci qua con il numero 50. Troviamo la quinta parte del bacino e la prima parte, ma è sbagliato, ecco perché ho sbagliato nel video unboxing. Infatti ricordo che nel video unboxing precedente io feci notare che era la prima parte anche del supporto e qui avrebbe dovuto scrivere la seconda, ma poco male, insomma. Ecco qui metallo, vado a prendere quello dell'altra volta, all'interno questo bruttissimo pezzo, brutto perché è di una plasticaccia terribile, e della parte anteriore del bacino non tiene nulla, è una copertura. Quello che tiene è questo che è in metallo, però hanno fatto questo in metallo, cosa ci voleva fare anche questo in metallo? Ripeto, si perdono in cose abbastanza così
non so come definirle. Trovate voi una definizione che ritenete più consona. Allora, prendiamo questa magnificenza, molto bello, sono veramente soddisfatto ragazzi. Poi come sapete ho fatto anche Ironman, sto facendo il Mazinga Z, il prossimo anno uscirà il grande Mazinga e poi fidatevi, arriverà anche il grande Iser, che è il nostro Goldrake, e il G-Globo d'acciaio. State tranquilli che li fanno tutti, quelli li fa la Shet, questo è di Agostini. Quindi prendiamo questo che vi ho appena detto, troviamo anche una serie di viti EM da vitare nel metallo e 2 spinotti che garantiranno la tenuta delle 2 barre di sostegno verticale. Allora, io le 3 viti EM me le sono andate ad avvitare qui. Vado a svitarle e mi fisso il pezzo di plastica del bacino, la copertura anteriore. Ricordo per l'ultima volta di controllare tutti i movimenti, devono essere rigidi. Se non sono rigidi è normale che poi vi sembra una marionetta. Se avete seguito i miei video avrete il vostro cyborg come ce l'ho io. Mettiamo questo così. Attenzione perché questo deve andare in battuta. Qua abbiamo una svasatura su tutti e 3 i perni, mi raccomando. Di solito esco sempre dall'inquadratura e voi ne sapete qualcosa. Adesso attenzione quando stringete, guardate. Questo, vedete che si muove? Può essere messo in maniera corretta o un po' storto, quindi fate attenzione. Fate fede con questo pezzo sotto e lo avvitate perfettamente a filo con quello sotto. E stringiamo tutto. Bene, adesso mi è rimasto soltanto da unire le 2 aste di supporto verticale. Prendiamo la spina, anzi tutte e 2. C'è solo un modo di metterlo correttamente. Qua abbiamo un segmento e qui abbiamo uno scasso. Eccolo lì. Senza guardarlo, mettete così, lo fate girare, ecco, e lui si posiziona perfettamente bene. Allora, almeno la mia spina da una parte è più arrotondata, quindi ecco, userò questo lato qui. Allora, vediamo un po'. Io uso un rivetto piatto per cercare di non rovinare nulla.
sto guardando, allora questo è uscito subito, proviamo a farlo entrare al contrario, allora, che è più difficoltoso, vediamo se è meglio così. Così è entrato. Ecco, così dovrebbe andare meglio. Proviamo. Vi ricordate? Non dobbiamo mai avere fretta. Perfetto. Ecco qua. Qui esce un po' strano. Lo divido un po' da una parte all'altra. Così. Il supporto va messo da questa parte perché i fori sono più profondi, quindi la parte che non si vede è quella dietro, lo lasciamo a filo di qua. Dietro si esce un po' poco male. Così. Bene, anche questo montaggio è finito, passiamo al numero 51. Ed ecco qui l'ultimo numero di questa ultima consegna ricevuta, il numero 51, e con questo abbiamo fatto il giro di boa. Ricordo che sono 100 uscite per il completamento di questo cyborg e quindi 51. Ne mancano soltanto, si fa per dire, 49 e abbiamo finito. Anche se secondo me sarei pronto a scommetterci che ci sarà poi l'opzione delle 20 uscite dell'armatura danneggiata, come hanno fatto con Iron Man, vedrete. Primo step della vita, questa la parte superiore qua. Abbiamo il supporto del giunto lombare superiore, quello che abbiamo montato qui è identico, ve l'ho fatto vedere prima, si differenzia perché è tutto in metallo a differenza di questo che è invece tutto in plastica, o meglio questa parte è in metallo, questa invece che va sopra adesso è in plastica. Ve l'ho già spiegato prima che non sono affatto contento di questo, perché secondo me sono errori sciocchi, che poi cosa servono, cosa ci risparmiano poi a fare un pezzo così, piuttosto non stiamo parlando neanche di acciaio, quindi figuriamoci. Comunque troviamo due cuscinetti, piccolo e grande, eccolo qui, il giunto come vi ho appena detto, e questa parte qui è la copertura, una serie di viti BP da avvitare nella plastica, ovviamente questo è in plastica. Non usiamo nessun tipo di lubrificante, mi raccomando, uso un cacciavite con la punta sottile a croce. Io mi sono creato il filetto soltanto di 2 o 3 mm, non avvitatelo fino in fondo perché dovete considerare lo spessore anche di questo, altrimenti poi uscite da dietro. Mentre io svito le viti, se qualcuno volesse iscriversi al canale e attivare la campanella, non sarebbe una cosa brutta per Michele e neanche per voi, dai. Prima mettiamo il cuscinetto grande, mettiamo quello piccolo, inseriamo questo all'interno. Vi ricordo, così come abbiamo montato quello, che oltre ovviamente ai 4 fori della vite BP abbiamo anche questo perno dove ho la punta del pollice che deve entrare in questo foro più piccolo qui, quindi così. E avvito.
Io ho anche i gruppi su Facebook, uno per ogni cosa che sto montando. Allora, questo poi andrà messo così. Scusate, sto facendo un ragionamento. Così. Va bene, potete anche girarlo dopo, ma secondo quanto ci fanno vedere loro qui, il perno deve essere messo dalla parte liscia e non dalla parte fresata dove ci va poi il perno dentro. Scusatemi, quando monteremo l'altro pezzo. Comunque poi non è un problema perché si può girare. Allora, adesso posso stringere sempre un po' da una parte, un po' dall'altra. Fate riferimento allo spazio che avete tra i due pezzi. Ed è finito anche il montaggio numero 51. Adesso vi faccio vedere solo quello che è stato montato fino a questa uscita e poi ci salutiamo e vado a prepararmi la quarta uscita delle 10 previste della base premium. Stringete forte, non abbiate paura. Vedete perché a me dà fastidio questo lavoro che fa la De Agostini? Perché poi le viti, se stringete forte, le spanate. È quello che mi dà fastidio a me. Cribbio. Va bene, questo poi andrà messo qui, vi faccio vedere. Così. E garantirà il movimento della vita. Abbiamo finito. Perfetto. Vi faccio vedere soltanto i due semitoraci. Eccoli qui. Qui poi ci andrà il volto di Alex Murphy, tutto in lattice, sarà bellissimo e sono sicuro che ci verrà dato con l'uscita numero 100. Ecco qui. Braccio destro. Comunque sono da regolare poi le viti perché hanno fatto un sistema veramente orribile sulla mano, perché se stringete troppo le viti escono, quindi io andrò poi a sostituire queste 4-5 viti, vedrò come fare, perché se non si rende completamente rigido questo movimento la pistola non riesce, se uno vuole fare questa posizione, non riesce assolutamente a farla stare come si deve, ci sta ma non come dovrebbe. Adesso vi faccio vedere. Ma comunque tende poi a cadere. Questo è. E dipende tutto da queste dita qua sotto che stringono forte l'arma e garantiscono appunto che l'arma non cada. Vedete? Perfetto. E qui poi aspettiamo anche la nuova arma. Basterà poi staccare questo pezzo con la calamita, metterne un altro che ci verrà dato con lo spuntone fuori. Vi ricordate? Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ecco qui. Adesso vado a prendermi
la base premium e poi ci vediamo. Mi raccomando, non mancate e condividete i miei video nei gruppi dedicati perché mi aiuta tantissimo. Ciao a tutti, un abbraccio a voi, un saluto e un saluto a tutti i vostri cari più cari.